Ecco qui la borsa che andiamo a realizzare oggi. È la tipica mezzaluna che noi conosciamo, lo spicchio. È bellissima, molto molto capiente, con i colori che sono opposti che quindi su un lato danno una prevalenza del chiaro, sull'altro la prevalenza dell'oscuro. Io ho utilizzato il bianco e l'ottanio, voi potete utilizzare qualsiasi altro colore, tipo l'arancio, il giallo, il verde, il blu. Ci sono tantissimi colori che possono essere utilizzati. Io in più vi suggerisco di verificare se vi può piacere di più la raffia o l'aiuta, il cotone grosso per realizzarla, però con la licra chiaramente si mettono in evidenza tutti i passaggi. Voglio farvi vedere la cucitura a treccia che abbiamo realizzato. È bellissima, cioè la cucitura in evidenza fatta sul dritto diventa una decorazione vera e propria. Andiamo a realizzarla, vi invito all'iscrizione al canale, attivate la campanella, condividete i miei video, salvateli sulle vostre playlist e poi quando realizzate i vostri lavori condivideteli. Grazie, grazie. Finita la mattonella centrale, cominciamo con il colore a contrasto. Cominciamo dal primo angolo sul lato sinistro della mattonella e inserendo l'uncinetto nell'arco dell'angolo agganciamo il filo, lasciamo una bella codina per evitare sorprese e agganciamo il filo. Ora cominciamo con un giro completo di punto basso, un punto per ogni punto, quindi se incontriamo 3 catenelle faremo 3 punti bassi, una maglia alta, bassa, mezza maglia alta, faremo un punto basso, quindi un punto basso per ogni punto del giro. Il punto di aggancio del filato dell'altro colore non è un punto. Finito il primo giro di punto basso abbiamo sul giro un totale di 68 punti. Da qui a qui il lato stretto superiore della mattonella sono 12 punti sui quali noi non lavoreremo più, scendendo giù lungo tutta la mattonella e risalendo qui all'angolo destro. Questo percorso comprende 56 punti. Noi adesso faremo un altro giro di solo punto basso su questi 3 lati. Quindi prendo l'uncinetto, faccio la catenella di inizio giro per alzarmi, tolgo il marcatore che serviva solo per indicarvi l'inizio e la fine del giro e comincio punto su punto a lavorare a punto basso. Da questo momento in poi lavoreremo in giri di andata e ritorno. Procedo così con i miei 56 punti bassi da angolo ad angolo e poi vedremo come continuare per gli aumenti. Finito il primo giro di punto basso, ho già segnato le varie gradazioni di punti che ora vi spiego. Sul primo punto facciamo un aumento a punto basso. Sui punti successivi lavoriamo a punto basso per un totale di 9, poi facciamo 4 mezze maglie alte, 4 maglie alte e
4 aumenti consecutivi. Da qui ai successivi 4 aumenti sono 12 maglie alte. Poi all'inverso, quindi in maniera inversa rispetto all'altro lato, cominciamo con i 4 aumenti, 4 maglie alte, 4 mezze maglie alte, 9 punti bassi e finiamo con un aumento. Io procedo così e vi mostro come faccio. Quindi inizio il giro voltando il lavoro, faccio la catenella e volto il lavoro. Qui ho segnato il primo marcatore ed è l'aumento a punto basso, che significa facciamo 2 punti bassi nello stesso punto. Poi ho una serie di punti bassi fino al prossimo marcatore per un totale di 9. Qui faremo 4 mezze maglie alte. Il fatto che la mattonella arrivata ad un certo punto cominci a sfarfallare, cioè a fare le onde, non vi deve spaventare, perché la borsa avrà tridimensionalità, quindi ha bisogno di fare questo tipo di lavoro, di arcuarsi. Quindi abbiamo fatto le 4 mezze maglie alte, ora qui abbiamo 4 maglie alte. A seguire 4 aumenti con le maglie alte, quindi 2 maglie alte in ogni punto per un totale di 8. Ora faremo i 12 punti alti fino ad arrivare al marcatore e rifaremo tutti i punti all'inverso rispetto a come li abbiamo fatti adesso. Ho finito il giro degli aumenti, ora faremo un giro di punto basso, punto su punto senza aumenti. Dunque una catenella e riprendiamo il lavoro a punto basso tornando indietro a ritroso. Finito il giro di punto basso, cominciamo un altro giro di aumenti. Dunque io ho già posizionato i marcatori, faremo un aumento a punto basso nel primo e nell'ultimo giro, poi facciamo 1 2 3 4 5 6 punti bassi, 4 mezze maglie alte, 6 maglie alte, 6 aumenti, poi qui ci sono 20 maglie alte e poi specularmente faremo gli aumenti, mezze maglie alte,
punti bassi e l'ultimo aumento nell'ultimo giro. Io vi faccio vedere la prima metà, l'altra metà è speculare. Dunque, finito il giro dei punti bassi, facciamo la catenella, voltiamo il lavoro. A questo punto incontriamo subito il primo marcatore, ci indica che dobbiamo fare un aumento. Noi ricordiamo che dobbiamo farlo a punto basso, quindi nello stesso punto lavoriamo 2 punti bassi. A seguire, fino al prossimo marcatore, faremo 6 punti bassi. Quattro mezze maglie alte, poi abbiamo 6 maglie alte, maglie alte. Dopo le maglie alte, gli aumenti, abbiamo 6 aumenti, che vuol dire in ogni punto lavoreremo 2 maglie alte per un totale di 12 punti. Arrivati al marcatore, facciamo l'ultimo aumento di maglie alte, poi a seguire fino al prossimo marcatore faremo maglie alte e poi da qui specularmente faremo la stessa cosa che abbiamo appena fatta sul primo lato della nostra borsa. Finito il secondo giro di aumenti come vi ho indicato, torniamo indietro a punto basso. Dunque, come sempre, facciamo la catenella e torniamo indietro punto su punto a maglia bassa. Ho finito il giro di punto basso, cambieremo a questo punto il colore. Ho già posizionato i marcatori per indicare dove faremo i vari cambi di punto. Quindi nel primo punto faremo l'aumento, poi 4 punti bassi, 4 mezze maglie alte, 6 maglie alte e poi in questo caso gli aumenti copriranno un totale di 16 punti perché faremo un aumento e una maglia alta, un aumento e una maglia alta per 8 volte, quindi in totale 16 punti. Qui nel fondo abbiamo un totale di 18 maglie alte libere e poi specularmente faremo gli aumenti, maglie alte, mezze maglie alte, punti bassi e l'ultimo aumento. Dunque io procedo con il cambio del colore, faccio la catenella, tiro fuori una bella codina e procedo al taglio. Prendo l'altro colore e comincio a lavorare come vi ho detto, quindi voltiamo il lavoro, tolgo il primo marcatore che mi indica l'aumento, inserisco l'uncinetto, prendo il filato e mi porto dietro entrambe le codine, fisso il filato
stringo per bene e comincio nel primo punto con 2 punti bassi. Seguono 4 punti bassi, quindi 1, 2, 3, tolgo il marcatore e realizzo il quarto punto basso. Dopo i punti bassi vengono le mezze maglie alte in numero di 4, quindi 1, 2, 3, tolgo il marcatore e realizzo la quarta mezza maglia alta. Ora seguono 6 maglie alte. Dunque, 6. Dopo le maglie alte la sequenza di 8 aumenti e 8 maglie alte alternate. Dunque comincio con un aumento, seguito da una maglia alta. Ripeterò questo per 8 volte, quindi un aumento e una maglia alta, fino al prossimo marcatore, 18 maglie alte e poi di nuovo gli aumenti, maglie alte, mezze maglie alte, punti bassi e l'ultimo piccolo aumento qui. A quel punto poi taglieremo il filato e cuciremo la borsa. Una volta che abbiamo finito l'ultimo giro di punto basso senza tagliare il filo, prendiamo questi piccoli moschettoni. Io ho scelto il trifoglio, ma potete prendere anche quelli rotondi normali. Questo porta il gancio sotto che ha necessità di essere cucito alla struttura della borsa. Dunque noi procederemo in questo modo. Questo che vedete rivolto verso di me è il rovescio. Prendo l'altra parte della borsa che abbiamo fatto e metto rovescio su rovescio, dunque questo che adesso vedete è il dritto, in modo che i due dritti restino fuori. Io non ve l'ho mostrato, ma ho già nascosto le codine. Ho utilizzato un ago dalla punta arrotondata e dalla cruna larga. Deve essere molto grosso per evitare che riesca ad infilarsi nella trama. Deve invece passare sotto ma non dentro, altrimenti il filato non passa. Detto questo, io procedo con il fissaggio del moschettone laterale e la cucitura dei due lembi della borsa. Dunque io per comodità posiziono in questo modo con i due dritti davanti per una questione di comodità di registrazione. Voi vi posizionate come ritenete opportuno. Io inserisco di nuovo l'uncinetto in questa posizione, tiro molto bene il filato e aggiusto bene la tensione. Inserisco nell'uncinetto il moschettone a testa in giù, così, e prendo il filo, realizzo un punto basso. Di nuovo un altro punto basso. Ho fissato il moschettone alla borsa e viene così.
Ora prendo il lembo dell'altra parte della borsa, mi inserisco al centro del bordo dell'asola dei punti bassi che ho realizzato. Mi inserisco, attenzione, il filato deve passare sotto al centro, quindi io mi inserisco, prendo il filato. Io sono posizionata così, vi ripeto, per mostrarvi bene cosa sto facendo, ma la posizione dovrebbe essere più o meno quest'altra, così, e chiudo a punto bassissimo. Tiro bene la tensione, mi accerto di non aver saltato nessun punto e ora entro nel primissimo dei punti bassi e faccio un altro punto bassissimo. Vado accanto, prendo il filato e mi chiudo con il punto bassissimo. Di nuovo faccio dall'altro lato. Procederò così fino ad arrivare all'altro estremo della borsa e fissare l'altro moschettone, cosa che faremo insieme. Vi faccio vedere qualche altro punto, poi ci vediamo all'altro lembo della borsa. Facendo questo lavoro del doppio punto bassissimo preso su un lembo e sull'altro, otteniamo anche questo bellissimo disegno che appare come una treccia e quindi la cucitura diventa una decorazione della borsa stessa. Procedo. Arrivata alla fine della cucitura, io ho realizzato l'ultimo punto bassissimo, inserisco il moschettone, pesco il filo e chiudo il primo punto basso. Una volta che faccio questo, tiro benissimo per avere una tensione molto forte del moschettone che dovrà reggere il peso della borsa. Chiudo un altro punto basso, aggiusto bene la tensione e mi chiudo nel primissimo lembo che trovo sull'altra parte della borsa a punto bassissimo. A questo punto tiro fuori il filato che avevo già tagliato ed ecco che il moschettone è perfettamente fissato come l'altro. Vado a sistemare l'ultima codina e poi vediamo la borsa completata. Ed eccola in tutta la sua bellezza. Sono bellissimi anche i ganci a moschettone che ho utilizzato e per quanto riguarda il manico, io per il momento ho utilizzato questo in cuoio che avevo in casa, ma procederemo insieme a realizzarlo con la tecnica tapestry in modo da ottenere anche un completo del tutto consono per le nostre passeggiate serali estive sul lungomare. È bellissima, ve la voglio mostrare anche dall'altro lato. Eccola con i colori inversi, con la posizione inversa e un piccolo particolare è il mio logo cucito sulla borsa. Io spero che questo lavoro vi sia piaciuto e vi invito all'iscrizione al canale. Grazie.